Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di una tecnica che è diventata di uso molto comune, che è la quantizzazione. Come quantizzazione si intende prendere del materiale sonoro, in questo caso le batterie che abbiamo registrato, e metterle in griglia. In questo caso utilizzeremo Studio One come software e i suoi marker band. Guardiamo ora una registrazione di batteria che ho effettuato presso il mio studio. Come potete vedere, il batterista è stato molto bravo, i colpi sono quasi tutti a tempo, la andiamo ad ascoltare senza metronomo prima. Ora vado ad attivare il click e possiamo sentire che attivando il metronomo qualche colpo lo anticipa un pelo e qualche altro invece lo ritarda un pelo. Sentiamo. Ecco, possiamo ingrandire la nostra forma d'onda e vedere che effettivamente qualche colpo di cassa è un po' spostato dopo il punto dove dovrebbe essere e qualcuno magari lo anticiperà. In questo caso stiamo guardando la cassa. Qua abbiamo il rullante. La difficoltà di mettere a tempo del materiale multimicrofonato, come in questo caso una batteria, è che dobbiamo mantenere comunque la relazione di tempo che c'è tra una traccia e l'altra. In questo caso ci vengono d'aiuto i marker band di Studio One, che è un software che trovo molto potente per fare questo lavoro. Per prima cosa organizzeremo le nostre tracce di batteria in una traccia cartella per avere meno confusione. Le selezioniamo tutte, clicchiamo col destro e faccio impacchetta cartella. Ora, se voglio che escano su uno stesso canale, mi basta rinominare la traccia e faccio aggiungi canale basso. Ora tutte le nostre tracce usciranno sul bus drums che andrà a finire a sua volta sul master, ossia principale. Vedete? Se apro la finestra di mix, vedo che ho una traccia bass . Se metto in solo una traccia, vedrò che esce solamente dal gruppo bass e non esce solamente nel principale, passa prima per il bass. A questo punto, per iniziare a quantizzare, ho bisogno di creare una traccia gruppo. Per farlo, seleziono queste tracce e farò CTRL G o Mela G su Apple. Aggiungi gruppo alle tracce selezionate, lo chiameremo drums. Per vedere i gruppi e dove sono, dovrò aprire la finestra di mix, abilitare questa icona che sta per gruppi, clicco col destro e controllerò che effettivamente le tracce assegnate a questo gruppo drums abbiano la modifica in comune. Livello, pan, mute, solo, record, insert o sense può non interessarmi, quindi io in questo caso li deseleziono per avere indipendenti questo tipo di attributi, ma lascerò la modifica tutti insieme. Cosa vuol dire? Che se ora io seleziono una traccia, me le selezionerà tutte in automatico perché sono raggruppate sulla traccia batteria. Ora deseleziono un attimo il gruppo, lo disabilito e per fare una quantizzazione andrò a definire quali sono le mie tracce guida. In questo caso, nella batteria, io solitamente utilizzo la cassa e il rullante, che sono i due segnali che devono stare più a tempo sul click. Quindi selezionerò il kick in, aprirò questa finestra, che è Audio Band, farò analizzare la traccia della cassa, tramite i transienti lui capirà quando sono gli hit point, ossia i colpi e l'attacco della nostra cassa. Se vedo che non ha riconosciuto dei colpi, utilizzerò la soglia per renderlo più sensibile o meno sensibile. Così ha una sensibilità al 100%, così ha una sensibilità minore. Diciamo che l'80% che c'è di default per noi è più che abbastanza. Adesso che ho analizzato questa traccia della cassa, andrò ad analizzare la traccia di rullante che avevo precedentemente analizzato. Farò ripristina, rimuovi, analizza. Con la modalità sensibile. Vedete quanti colpi mi trova che sono ingerenze di altri segnali? Ve li faccio sentire.
questo caso sposterò l'algoritmo su standard e lo rianalizzerò. Ecco, ho i miei hit point, i miei colpi di rullante. Nel caso non doveste vedere queste lineette blu che sono i nostri mark band, dovremmo cliccare con il tasto destro sulla traccia e fare in modo che marker band sia attivato. Se io lo disattivo non li vedrò più. Oppure da questo tasto marker band. Benissimo. Ora che ho analizzato le mie due tracce guida, vado a riattivare il mio gruppo, seleziono tutte le tracce cliccando su una. Adesso posso effettuare il vero time stretch. Cosa significa? Il nostro software, in base alla forza di quantizzazione, andrà ad avvicinare il più possibile il nostro colpo alla sua posizione nella griglia, alla posizione che dovrebbe avere nella griglia. Ora andiamo ad impostare in questa sezione come gruppo drums, come time stretch drums e non suono, ma quindi un algoritmo ottimizzato per le percussioni e per gli strumenti a batteria, e andiamo a definire quali saranno le nostre tracce guida, quindi le tracce a cui lui darà priorità in quantizzazione. Noi abbiamo analizzato prima kick in e snare up. Deseleziono le altre tracce che nel momento della quantizzazione risponderanno come priorità ai colpi della cassa e del rullante, seguendole nella quantizzazione. La quantizzazione che andiamo a effettuare è una quantizzazione di time stretch. Cosa significa? Significa che attraverso gli audio band markers noi andiamo a espandere o a contrarre la durata di ogni evento contenuto tra un audio marker e l'altro. Ora vado a controllare il mio valore di quantizzazione, in questo caso ho i sedicesimi, come forza di quantizzazione applico un 100%, come azione diamo quantizza e andiamo ad applicare. Ecco qua, in automatico il software ha spostato ogni colpo sul suo valore della griglia. Andiamo ad ascoltare. Adesso qui entra in gioco la nostra manualità. Andiamo a sentire se tutto fila come vorremmo. Prima di iniziare vi dico che questo evento in rosso che vediamo in tutte le tracce, logicamente perché la quantizzazione è stata effettuata a un multitraccia, questo evento in rosso significa che il nostro audio è stato rallentato. Questo in verde significa che il nostro audio è stato velocizzato. Ora mi avvarrò dello strumento band. Con questo strumento posso andare a modificare i band markers. In questo caso io ho un aggancio alla griglia che potrei togliere se voglio fare una quantizzazione libera, spostando la mano, oppure attivarlo per stare il più possibile vicino al valore della griglia. Ecco qua. Andiamo a sentire. Ecco, in questo caso dove c'è la rullata, inizio a sentire un piccolo pastrocchino. Quindi cosa farò? Vorrei lasciare il più naturale possibile questo passaggio, ma ricadere esattamente a tempo sull'ultimo colpo. Vado a cancellare i marker band che ci sono all'interno e lui mi ritornerà con la sua naturalezza. Sentiamo. Questa operazione la posso fare tutte le volte che io voglia ritornare alla naturalezza originale di quello che ho registrato. Riascoltiamolo. Vedete che qua c'è questo simbolino. Vuol dire che il nostro software ha mantenuto l'originaria posizione di questo colpo. Ascoltiamolo. Ora togliamolo. Mi piaceva più spostato. Questa è la quantizzazione che di base io vado a fare. Ovviamente potrei attuare anche un warp libero, ossia annullare tutto. Quindi torno indietro, riseleziono il mio gruppo e posso andare ad agire con lo strumento di warp liberamente.
In questo caso, se io volessi spostare solamente il colpo di cassa un pelo prima e lasciare naturalezza nel secondo colpo di rullante, non andrò a fare altro che togliere la quantizzazione, fermare sull'hit point del rullante un band marker in modo che tutto ciò che c'è da lì in poi non mi venga modificato. Farò mostra band marker, ecco. Ora vado a prendermi il primo colpo di cassa, ci metto un marker semplicemente cliccandoci sopra e lo vado a spostare a tempo. In questo caso, per essere più preciso, potrei attivare la griglia, l'aggancio alla griglia ed ecco qua, ho messo a tempo solamente il primo colpo di cassa. Vi do un consiglio: ogni volta che dovete fare un intervento su di un colpo, per esempio adesso potrei voler mettere a tempo questo colpo di cassa, vi consiglio di non spostarlo subito in questa maniera, perché muoverete tutto quello che c'è prima fino al band marker precedente. Quindi vi consiglio di fissare il colpo precedente in modo che stia dove era e di andare a muovere solamente il colpo che vi interessa. Oltre al precedente, se non vogliamo muovere anche tutto ciò che c'è dopo, andrei a fissare anche il colpo successivo. In questa maniera posso andare ad agire liberamente solamente nell'evento interessato. Ecco qua. Una volta che ho fatto tutte le mie modifiche, ho una batteria a tempo, più naturale o meno naturale a seconda delle mie esigenze. Spero che questo video vi possa essere stato utile e questa è la funzionalità che secondo me è più comoda all'interno di Studio One e che mi ha spinto a passare da Cubase a Studio One. Il poter fare un editing di tempo in warp, quindi senza aver bisogno di suddividere tutti i file audio e in una maniera molto veloce. Spero il video vi sia piaciuto e lasciate un commento se avete qualche domanda e ci vediamo alla prossima. Ciao!